Quindi fai musica, ma cos'è che fai in concreto? Ecco tutto quello che fa un producer. Ho già parlato della differenza tra DJ e producer in questo video. Oggi parliamo del lavoro del producer. Prima di creare una traccia, un producer ha bisogno di cose come fare pratica, imparare ad usare una DAW, cioè un programma che ti permette di scrivere musica su un apparecchio digitale, il computer, studiare la teoria musicale, trovare l'ispirazione. Una volta che hai trovato l'ispirazione e hai una certa melodia che ti gira in testa da qualche giorno, finalmente inizi un nuovo progetto e butti giù una bozza della melodia. Dopo un po' non ti piace più e quindi abbandoni il progetto, come le migliaia di progetti iniziati e mai portati a termine. Quando finalmente trovi un'idea meravigliosa, bellissima, che ti piace e vuoi portare avanti, inizi a lavorare alla traccia completa. Quindi aggiungi kick, claps, hi-hats, snares, percussioni, basso, sub, piano, chitarre, strings, violini, plucks, synths, FX, uplifter, downlifter, impacts. Ti occupi di layering, equalizzazione, compressione, sidechain, stereo imaging, mix, reverbero, delay e decine di altre cose. Quando finalmente, dopo giorni o settimane di lavoro, hai la prima bozza della traccia, di cui sei tanto fiero, è il momento di inviarla ad un cantante. Il cantante registra la sua voce, te la invia e non ti piace. Quindi gli chiedi di registrarla con le dovute modifiche. Fai un po' di tuning per aggiustare le parti stonate, aggiungi gli effetti, crei le armonie e quando il vocal è pronto ti accorgi che con la traccia non c'entra niente. Quindi vai a modificare la traccia, facendo in modo che il vocal si adatti perfettamente alla musica. E se ci riesci, arriva il momento della fase di mastering. Durante questa fase ti occupi di bilanciare gli elementi sonori della traccia e fare in modo che suoni bene su tutti i dispositivi, computer, cellulare, in auto, in discoteca e così via. Finita la fase di mastering, arriva il momento di inviare la tua traccia alle case discografiche. Prepari un'email bella, scritta bene, nella quale inserisci un link privato per ascoltare la traccia e invii l'email a 1000 etichette discografiche che hai precedentemente cercato e hai sudato per trovare i loro contatti. Di queste 1000 case discografiche, che si chiamano labels, la tua email la leggono solo in 100, quindi 900 di loro nemmeno la leggono. Di queste 100 la traccia viene ascoltata da 10, di queste 10 solo una ti risponde all'email dicendoti che la tua traccia fa schifo e quindi hai buttato tempo prezioso della tua vita. Ma finalmente, dopo 5 anni di tracce inviate e rifiutate, una casa discografica accetta la tua traccia. Sei felice e ti senti il producer più bravo del mondo. A questo punto firmi il contratto con la label e la tua traccia verrà pubblicata sul loro canale. Nel frattempo devi fare il video per la tua traccia per caricarlo sul tuo canale YouTube. Quindi di nuovo devi avere conoscenze di un programma di video editing e creare un video che sia quantomeno esteticamente accettabile. Carichi il video su YouTube e nessuno lo guarda, ma la label farà sicuramente un lavoro migliore del tuo in quanto a raggiungimento dell'audience, perché ha più ascoltatori. Dopo 3 mesi ti arriva l'estratto di quanto la tua traccia ha guadagnato. Scopri di aver lavorato per mesi per 5 euro e ti viene voglia di ritirarti per sempre. Questo è il lavoro di un producer. E non abbiamo parlato della parte social. Dato che nessuno ti conosce e nessuno ascolta le tue tracce, ti metti a studiare un modo per raggiungere più ascoltatori e attirare i primi fan. Gestisci i tuoi profili su tutti i social esistenti, interagisci con le persone, ti unisci a community, crei le grafiche per i post su Facebook, Twitter, Instagram e quindi di nuovo devi avere conoscenze di un programma di grafica. Fai ascoltare le tue tracce a più persone possibili e per quanto le tue canzoni siano belle, a nessuno gliene frega niente. Ma tu, armato di passione e impegno, vai avanti per la tua strada. E in fondo sei contento di aver scelto questo lavoro perché ti piace e ti rende fiero di te. Questo è il lavoro di un producer.